Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di scarichi e di trattamento spigoli. Cosa sono gli scarichi? Gli scarichi sono delle lavorazioni che normalmente vengono effettuate all'estremità delle pieghe o anche all'angolo tra due pieghe adiacenti e quindi consecutive. Il trattamento spigoli invece è la possibilità di poter gestire la posizione relativa dei lembi di due pieghe adiacenti e quindi consecutive. Tutte queste possibilità sono presenti in particolar modo nel comando flange e nel comando piatto nell'ambiente lamiera, ovviamente, ma gli scarichi in particolar modo sono anche presenti in tutti quei comandi che vanno a creare delle pieghe sulla nostra lamiera. Per mostrarvi comunque questi due aspetti, quindi relativo agli scarichi e al trattamento spigoli, andrò a creare con il comando flange due pareti adiacenti e consecutive, accorciando un po' le due pieghe, questo per avere tutte le situazioni di cui voglio parlare, ovvero gli scarichi di piega che sono rappresentati da questa zona e anche da quest'altra, quindi all'estremità di una piega qualsiasi, gli scarichi d'angolo che invece sono rappresentati da questa zona qui, ovvero all'angolo tra due pieghe consecutive, e il trattamento spigoli che invece sono delle operazioni che si vanno a fare su questi due lembi di lamiera adiacenti. Andiamo a zoomare e andiamo a vedere che questo è uno scarico di piega che viene proposto di default da Creo Parametric. È uno scarico che io chiamo a spessore 0 o anche a taglio laser. In realtà è uno scarico che si chiama scarico a strappo. E infatti se vado sul menu che troviamo all'interno del comando flange, ma lo troviamo anche all'interno del comando piatto relativo agli scarichi, che in inglese è questo, relief, appunto vediamo che lo scarico attualmente impostato di default è lo scarico a strappo ed è anche rappresentato e schematizzato da questa immagine. All'interno del menu degli scarichi io in realtà posso gestire sia gli scarichi di piega, bend relief, che gli scarichi d'angolo, corner relief. Per il momento ci occupiamo degli scarichi di piega e vi faccio vedere quelle che sono le possibilità a disposizione. Un'altra possibilità a disposizione rispetto allo scarico a strappo è lo scarico deformato, che avrà un aspetto di questo tipo, dove in sostanza si va a simulare la deformazione che avrebbe la lamiera all'estremità della piega. Questo scarico, come poi anche tutti gli altri che vedremo, è gestibile mediante alcune quote, che sono questa quota angolare e questa quota di larghezza, chiaramente indicati e descritti in questo schema. Quasi sempre noterete tra l'altro che quando ci sono delle dimensioni, diciamo, di larghezza o di lunghezza, queste possono avere un valore che di default può essere pari allo spessore, come in questo caso, oppure a 2 volte lo spessore. In alcuni casi si arriva anche a 4 volte lo spessore. In realtà, nonostante ci sia inserito questo valore di default, noi abbiamo perfettamente la possibilità di definire anche un valore diverso, semplicemente digitando un valore numerico al posto dello spessore. Oppure ritorniamo appunto al valore di default. Poi abbiamo altri tipi di scarico, ad esempio lo scarico rettangolare. In questo caso bisogna descrivere una situazione rappresentata in qualche modo all'interno di questo schema, che però probabilmente non è chiarissimo, perché oltre a poter gestire la larghezza mediante questo valore che attualmente è impostato su thickness, infatti vi faccio vedere che se questo aumento si allargherà quell'intaglio, quella tacca che viene creata all'estremità di questa piega. Poi abbiamo anche la possibilità di gestire la profondità della piega in direzione ortogonale ovviamente a questo spigolo selezionato in verde verso l'interno della lamiera, quindi in questa direzione se ci appoggiamo a questo schema, e questa la possiamo gestire da questo menu. Normalmente è settato su up to bend, quindi fino all'inizio della piega, ovvero fino a questo spigolo. In effetti noterete che questa superficie arriva esattamente qui. Se invece gli vado a dire di fare una tacca con profondità cieca, quindi con una profondità da definire, lui inizialmente ce l'ha imposta a 2 volte lo spessore, ma anche qui possiamo dargli un valore a nostro piacimento, ad esempio 8. E quindi con questa quota gestiamo questa profondità, quindi a partire da qui fino all'interno della lamiera. Con quest'altro valore invece gestiamo la profondità opposta, quindi a partire da qui fino al bordo esterno della lamiera.
Tant'è che se ad esempio noi qui gli diciamo blind, quindi cieca, possiamo andare a gestire questo valore e quindi possiamo far sì che sia ad esempio 8 piuttosto che sia ad esempio 12 e così via. Quindi gli possiamo dare differenti valori e addirittura gli potremmo dire to next, quindi fino al prossimo spigolo, oppure attraverso tutto, e in questo caso l'effetto è esattamente lo stesso. Poi abbiamo qualcosa di simile allo scarico rettangolare, ovvero lo scarico oblungo, che semplicemente presenta una parte finale a semicerchio, quindi arrotondata. C'è da dire che per quanto riguarda gli scarichi d'angolo, questi possono essere gestiti per tutti gli scarichi con lo stesso valore, oppure li possiamo anche gestire separatamente, ad esempio mettendo un segno di spunta qui su definisci ogni lato separatamente, su cui possiamo andare a settare lo scarico relativo al lato 1 e al lato 2, ma in questo caso non lo andiamo a fare, però sappiate che c'è questa possibilità. Poi abbiamo la possibilità anche di gestire gli scarichi d'angolo, ovvero in questa zona qui, andando su appunto scarico d'angolo, in inglese corner relief. In questo caso abbiamo sempre diverse opzioni che possiamo scegliere da questo menu a tendina e tutte le opzioni sono anche ampiamente descritte da questa immagine che poi ci indicherà anche quelle che sono le quote e i valori che possiamo andare a variare. Di default lo scarico d'angolo è uno scarico a V, ma possiamo scegliere di utilizzare uno scarico normale. Questo devo dire che secondo me è molto utilizzato in tante situazioni dove appunto le due pieghe terminano ortogonalmente alla linea di piega. Anche qui abbiamo vari valori su cui possiamo intervenire. Possiamo andare a creare anche uno scarico circolare che avrà questo aspetto qui. Anche qui diversi valori relativi alla posizione dello scarico, al diametro dello scarico, eccetera, le possiamo andare a gestire. Poi abbiamo lo scarico quadrato, molto simile a quello circolare, ma ovviamente di forma quadrata, e lo scarico rettangolare, così come lo scarico oblungo. Adesso ritorno allo scarico di default, quindi il V-notch. Oltre agli scarichi, come vi dicevo, possiamo anche gestire il trattamento degli spigoli e vi mostro in maniera un po' più chiara quello che è lo spigolo che andremo a modificare, ovvero questa zona qui. Di default ci viene proposto una situazione rappresentata da questo grafico, ovvero con i due lembi che si toccano sullo spigolo interno, ma a questa situazione l'unica cosa che possiamo andare a gestire è eventualmente far sì che questa piccola apertura si chiuda, fleggando e mettendo un segno di spunta su questa voce, quindi chiudi l'angolo, oppure andiamo a vedere le altre situazioni possibili. Abbiamo la situazione detta a gap di questo tipo, dove i due lembi di lamiera possono essere distanziati in senso diagonale tramite questa quota alla quale ovviamente posso dare un valore che preferisco, oppure abbiamo una disposizione cieca dove invece la posizione dei lembi è gestita tramite queste quote rappresentate qui, oppure la possibilità anche di sovrapporre i due lembi, situazione che direi spesso è necessaria. Addirittura possiamo decidere di invertire la sovrapposizione e eventualmente di aggiungere un piccolo spazio nella sovrapposizione. Con il trattamento spigoli, che è questo menu che troviamo all'interno sia del comando flangia che del comando piatto, ovviamente ci verranno elencati tutti gli angoli presenti nella situazione che stiamo affrontando. In questo caso ne abbiamo soltanto uno, ma potremmo averne anche di più, ovviamente in base agli spigoli dove confluiscono le varie pareti che stiamo creando, e quindi potremmo gestire singolarmente ogni spigolo di questo modello. Adesso vi voglio mostrare anche un'altra situazione che si presenta ad esempio se abbiamo fatto con il comando o piatto o flangia due pareti contrapposte in questo modo. Se poi andiamo a fare un'ulteriore parete, ad esempio piatta qui, quindi al centro delle due pareti precedenti, abbiamo la possibilità di andare a gestire anche qui il trattamento spigoli e possiamo decidere di far sì che questa parete che abbiamo creato non abbia uno spazio con le due pareti che la fiancheggiano,
ma possiamo anche dirgli di andare a creare una cucitura, cioè di avvicinare la parete a quella laterale, in questo modo. Ovviamente poi questa la possiamo gestire nei vari modi che preferiamo, ad esempio anche con una sovrapposizione che possiamo andare a flippare. Andiamo su corner 2, anche qui vado a creare una situazione simile, create with sim, quindi crea con una cucitura, scegliamo l'opzione overlap, quindi sovrapponi, il lato questa volta è quello giusto, e quindi possiamo ritenerci soddisfatti di queste funzionalità che magari inizialmente sono un po' trascurate, nessuno se ne occupa, ma per gestire alcuni dettagli è importante sapere che queste possibilità sono presenti all'interno di Creo Parametric. Ok, direi che vi ho detto tutto per quanto riguarda l'argomento che volevo trattare, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.